Seguite i miei tutorial che vi svelerò tutti i segreti del biliardo, dalle basi ai trick shot. Ciao a tutti gli appassionati di biliardo, oggi in questo video parliamo del fermo palla, del retro e del colpo a spingere. Vi faccio qualche esempio e vi descrivo i tiri come al solito. Allora, ecco qua. Qui c'è la biglia gialla da imbucare e la biglia bianca da fermare esattamente in questo posto prima della gialla. Posizione, si va giù, miriamo leggermente sotto al centro. Distanza del ponte della mano, 3-4 colpi di grandeggio. Questo tiro qua è il tiro più facile che c'è nel biliardo, direi. E niente di particolare, io l'ho fatto vedere logicamente per avere il discorso completo. Adesso guardiamo questo tiro qua, facciamo un piccolo tiro di retro, facciamo un retro. Per fare un retro bisogna essere posizione sempre ben allineati, il ponte della mano leggermente più indietro, che se fosse un colpo a spingere andiamo bene sotto con la mano, perché è un colpo a spingere. Un colpo di retro dobbiamo entrare nella parte bassa della biglia, nella parte qua più vicino al panno, al tavolo, e penetrare leggermente, cioè penetrare bene, neanche leggermente, però senza ovviamente esagerare, perché più si penetra e più ci si scompone il tiro. Allora, adesso ve lo faccio vedere. Così, un retro semplice, mano distante, polso morbido, brandeggio, cercare l'allineamento. Ricordiamoci della lezione del video con il laser per stare allineati il più possibile fermi, ok? Questo qua è un piccolo retro. Sui retro più lunghi, lì bisogna stare più attenti perché ci si tende a scomporre di più nel tiro, dunque è più difficile. Nei retro lunghi bisogna anche valutare la condizione del tavolo, del panno del biliardo, perché se c'è umidità, la biglia fa fatica a tornare indietro. Se invece l'umidità non c'è, c'è un 40% di umidità, la temperatura del tavolo sui 30 gradi o in sala c'è il condizionatore, ok, si può fare dei bei retro. In questo caso qua, che c'è parecchia umidità, dei retro lunghi non vengono. Colpo a spingere. Il colpo a spingere è facilissimo, diciamo sempre posizione, si parte, si va giù, si può tenere il ponte della mano più vicino alla biglia, colpire la biglia nella parte alta, non esagerare ad andare alti, perché più si dà dell'effetto, è sempre un colpo di effetto questo, più si rischia di perdere della stabilità, della direzione nella stecca, cioè dare un colpo però sempre, ok? Allora, sono tre tiri molto facili che però vi hanno dato una spiegazione. Ora vi faccio vedere un esercizio con 7 biglie. Questo esercizio serve per tornare indietro con la biglia battente prima di una biglia, poi di 2, poi di 3, di 4, di 5 e di 6, per migliorare e avere un retro controllato, specialmente sul tragitto corto, i 50-60 cm, quello che sono. È molto importante avere un retro controllato, specie all'inizio, perché caspita, in partita ti posizioni bene come vuoi. Guardiamoci questo esercizio.
ora proviamo un retro un po' più lungo, un po' più impegnativo. Allora, ponte della mano un po' più lontano, brandeggio, ponte rigido, si penetra di più con la stecca. Ok, avete visto quanto sono penetrato con la stecca? Cosa che invece in un colpo a spingere, che vi faccio vedere questo, si chiede la mano più vicino alla biglia bianca, alla biglia battente, vedete? E il colpo a spingere penetro meno. Il retro lungo si può fare molto più lungo da parte a parte del tavolo, però ci deve essere un'umidità del 35-40%, adesso abbiamo un'umidità del 59% e dunque non ve lo posso far vedere, però vi ho dato le spiegazioni per capire. Quando si fanno i retro bisogna, o i colpi a spingere, bisogna sempre stare attenti a non perdere la direzionalità della stecca, perché sono colpi più impegnativi, logicamente più difficili e si tende a sbagliare. Idem quando si colpisce dando un colpo a spingere, spingiamo pure, ma non esagerare nella parte alta della stecca, perché vedete farebbe questo la biglia. Guardate, se colpissi in alto, aspetta, se io la colpissi in alto, la biglia perderebbe direzionalità, non sarebbe più precisa, cioè va colpita nella 3/4, in questa zona qua, ok? Dal centro un cuoietto in su, in più e basta già. Poi, idem per il retro, cioè va bene colpire sotto, ma non esagerare. A volte c'è chi esagera, sì, piuttosto è meglio inclinare un po' più la stecca, alzare un po' più la stecca, il calcio della stecca, e colpire, ma non proprio, ok? Poi queste cose qua vanno provate, ognuno di voi le deve capire. Prende un tiro, lo fa 100-1000 volte e capisce tutte le sfumature delle sue caratteristiche. Adesso un'altra cosa importante, che è per il fermo palla, quando io tiro voglio fermare la palla, quindi va bene. Quando io invece voglio tirare e la biglia la voglio far venire o poco più indietro o poco più avanti, è molto utile perché si usa poco effetto. Dunque, diventa un tiro più facile. Sposti la biglia leggermente indietro, leggermente avanti e ti avvicini all'altra e rischi meno, giochi praticamente con meno effetto ma più forza. Vedete, guardate cosa intendo. Cioè, la sposto comunque poco, la voglio spostare meno, benissimo. Ok, e la lascio lì la biglia. La voglio mandare poco avanti, allora se la voglio mandare tanto avanti colpisco bene in testa, ok? E spingo. Se voglio mandarla poco avanti, la colpisco semplicemente al centro, vedete? E lei continua a correre. E questi sono tiri molto utili perché in un'ipotesi di, non lo so, 3 biglie da fare, per non esagerare, a fare troppi movimenti, a me basta muovermi poco, cioè vedete, deve tornare indietro poco, non devo fare un colpo che, se no più vado avanti più viene difficile. Come questo tiro qua, voglio fare la biglia nera, piazzarmi per fare la gialla, sì che ho diverse soluzioni, posso tirare, battere di qua, venire di qua, però io posso anche fare il minimo indispensabile. Ok, adesso lasciate perdere che ho sbagliato, però vedete mi sono piazzato senza far fare troppa strada alla bianca, ho giocato in maniera più semplice, mi trovo diritto in buca. Ok, ragazzi, vi ho spiegato quello che so, che è poco, confronto a quello che c'è da sapere del biliardo, che c'è molto.
Scrivetemi pure nei commenti se avete delle domande, delle indicazioni da darmi, fatemele, mi fa molto piacere, così vado ad analizzare anche delle cose nuove. Se mi insegnate qualcosa sono ancora più contento perché mi date delle altre dritte su cui andare a lavorare. Ringrazio gli ultimi iscritti e li saluto, mi ha fatto piacere che mi avete seguito fino qua a guardare il video. Ragazzi, ciao a tutti e buon biliardo, divertitevi. Ciao ciao ragazzi, ciao, al prossimo video.